Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. È martedì 11 febbraio 2025 e siamo di nuovo qui in questa mattina di Radio Rossonera con Mattino Milan, un saluto da Enrico Boiani, live da Milanello, nel freddo di Milanello, nonostante la febbre di ieri. Pensate un po' quanto è dedito al lavoro, alla causa Simone Pezzato. Sì. Ciao, e infatti domani probabilmente, dopo oggi, credo che ci risalutiamo. No, scherzo a parte. Buongiorno a tutti, sì, fa un discreto freddo, un discreto umido anche, vi devo dire, però bene, dai, siamo qui per raccontarvi un po' la vigilia, che sarà in realtà un allenamento e basta, perché poi la conferenza stasera direttamente a Rotterdam. Ecco, a questo punto peccato, io tra l'altro. Peccato, perché c'era Tige in conferenza. Ah sì? Ah, vabbè, ci sta, lui ex Eredivisie, ci può stare. Il like oggi ve lo chiedo per il direttore, che pensate, nonostante la febbre, è lì a Milanello, al freddo e al gelo. Mettete like, iscrivetevi al canale, ragazzi, in basso a destra, laggiù, in fondo, c'è anche... No, in fondo, dall'altro lato. C'è anche il diavoletto per iscriversi, attivate la campanella, abbonatevi se vi va, vi vogliamo bene, come vi diciamo sempre. Allora, facciamo veloce stamattina, se no perdiamo il direttore. Ci dividiamo in due, Simo. Sì. Una parte legata appunto alla partita, a Milan-Feyenoord, l'altra, che so che insomma ti piacerà, perché ci porta un pochino qui, se vogliamo. Ci fa diventare un pochino obbligo. Gialli. Perché? Perché è sempre calciomercato. No, quello ok. Calciomercato. Ma andiamo con ordine, dai. Domani c'è Feyenoord-Milan, andata dai playoff di UEFA Champions League per prendersi gli ottavi o contro l'Inter o contro l'Arsenal. Il Feyenoord ha perso Santiago Giménez, che si è trasferito fortunatamente al Milan. Il Feyenoord batte 3-0 lo Sparta Rotterdam nel derby, nell'ultima giornata, ma il Feyenoord ieri, eravamo alla fine del talk, praticamente un pochino a sorpresa, esonera l'allenatore. Ah sì. Questa è stata una notizia un po', non dico fulmine a ciel sereno, ma credo pochi di noi se l'aspettavano, forse pochi anche in Olanda e a Rotterdam si aspettavano questo esonero. Come la prendiamo, Simo? Come la viviamo? Non è mai bello, secondo me, affrontare una squadra che ha appena cambiato allenatore. No, ma non ce l'avrà. Il problema del Feyenoord sarà questo domani, che con ogni probabilità non avrà un allenatore, cioè sarà una sorta di interim dell'allenatore della primavera e quindi sale per una partita o giù di lì, perché poi in realtà la loro idea è quella di andare a prendere il secondo di Slot che adesso allena lo Shakhtar e quindi di riportare a casa il secondo di Slot che l'anno scorso era appunto il loro secondo allenatore, e quindi in questo momento hanno questo problema qui, cioè di essere in un playoff di Champions League con un allenatore ad interim, anzi in realtà con un allenatore a partita, cioè a progetto, sì. È una situazione un po' strana, io non penso che sia molto bello, non per noi, ma dico per loro, ma non perché non è in realtà un allenatore, cioè non è che è arrivato un allenatore da una settimana, ha già avuto modo di riaccendere la squadra, eccetera. È una situazione ancora molto ponte. Mi sembra
che sia figlio più che di risultati, che sì, in effetti non ha fatto grandissimi risultati, soprattutto in Eredivisie, il Feyenoord, ma per qualcosa di interno. E lì forse hanno fatto bene, perché se si è rotto qualcosa dentro è giusto cambiare il prima possibile. Sì, mi ha ricordato vagamente, perché poi ovviamente le situazioni sono tutte diverse, l'esonero di Nagelsmann, non so se te lo ricordi, del Bayern Monaco, che nessuno si aspettava che arriva, cioè, Con i giocatori più che esatto, altro. in cui appunto una notizia un po' cielo sereno, nonostante i risultati non fossero tragici, anzi tutt'altro, qui sì, non sono ottimali, però in pochi se l'aspettavano. Poco importa, il Milan deve comunque andare a Rotterdam, deve andare a Rotterdam con un'emergenza clamorosa a centrocampo, perché ne ha 2 più Terracciano, ovvero Reinders e Fofana più Terracciano, e quindi Simo, per quanto riguarda la probabile formazione, spazio al 4-2 fantasia. Questo è l'unico dubbio che c'è in questo momento, ovvero i titolarissimi fino a metà campo e poi punti di domanda, nel senso che o giochiamo con i 4 tutti insieme appassionatamente, oppure l'alternativa è solo una, cioè Terracciano, perché per chi se lo fosse perso, Jimenez, Leandro è fuori lista Sottil, è fuori lista Bondo, e peraltro è infortunato Loftus-Cheek, e insomma, a meno che tra poco lo vediamo sgambettare in Colle Milanello, ma con ogni probabilità punta Verona, sicuramente non domani. C'è la possibilità quindi di vedere soltanto Terracciano, perché l'altro che poteva essere nelle tornazioni, che abbiamo sempre visto ultimamente titolare, cioè Yunus Musa, come sapete, vi ricorderete, ha preso quel fantastico doppio giallo a Zagabria che ci è costato questa mattinata qui, tra l'altro, e grazie Yunus, e il doppio turno supplementare di Champions per andare agli ottavi. Senza di lui, in una situazione già Senza di lui. tragica, per carità, lungi da me sperare che Yunus Musa giochi tutte le partite, perché il mio augurio è che il livello sia un po' più alto, con tutto il bene che voglio a Yunus, ma serviva proprio numericamente la sua presenza in questa partita, perché siamo davvero Vedi te. vedremo. Io, come l'ho detto ieri al talk, Simo, prima di passare al secondo argomento, la mia speranza è che il Milan faccia una partita tranquilla, senza impazzire, senza andare a 6.000, senza mettere turbo. C'è anche il ritorno è in casa, c'è il Verona in campionato, soprattutto in un turno a te favorevole, perché ci sono un po' di scontri diretti. Sì. E quindi io non farei follie dal punto di vista delle energie spese in questo Feyenoord-Milan. Andrei un po' con calma, andrei schiscio, anche perché per i giocatori che abbiamo possiamo anche vincerla tranquillamente, tra virgolette, senza impazzire. Sì, sì, Ecco. c'è il ritorno poi. Cioè. Non so cosa ne pensi tu. No, ma sono d'accordo. È inutile andare domani con a testa bassa a caricare senza nessun tipo di idee di costrutto. No, assolutamente no. Sono d'accordo. Se c'è la possibilità di ragionare su 2 sfide, assolutamente sì. Proprio perché poi in campionato in realtà sì, rientra qualcuno nelle rotazioni, assolutamente sì, ma a centrocampo c'è sempre solo Yunus Musa, al massimo. Cioè. Sì, poi magari può fare qualche minuto Loftus-Cheek, non lo so, se punta al Verona, magari se rientra dal problema del professore, però comunque sì, siamo sempre pochi, ma lo sapevamo già dalla fine del mercato che a centrocampo eravamo pochi. Va bene, chi invece domani sarà in campo? Con la numero 79 sulle spalle, presentato ieri in conferenza stampa, incontro con i tifosi allo Store in Via Dante insieme anche agli altri acquisti, è il buon Joao Felix, che ieri tra l'altro ho visto insomma essere stato chiacchierato anche in altre sedi al termine della partita dell'Inter, l'interessamento dell'Inter, i palloni che vanno fuori dal campo dell'Inter, ma i gol valgono comunque, insomma, cose che succedono a San Siro contro la Fiorentina. Joao Felix che però ha detto che, insomma, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa, ha detto sono arrivato al Milan in prestito, ma se ci fosse la possibilità di restare, oltre questa stagione sarei felice.
questo è un top club europeo, sono già innamorato di tutto, Kaká era il mio idolo, anche l'Inter appunto era interessato a me, ma era impossibile perché volevo il Milan. Sì, ho visto anche l'espressione di ieri di Marotta quando gli è stato Sì, ricordato da Ambro, sì. che vabbè, ovviamente ha cercato di dire di no, però come sempre accade, insomma, in questi casi si cerca di essere quelli un po' super partes che dicono no, no, non è vero. Va bene, pazienza. Ma guarda, a proposito di dirigenti, 30 secondi proprio filati, se a proposito anche di conferenze, eccetera, su quello che ha detto ieri Ibra e di arbitri, eccetera, eccetera. Devo dire che finalmente un dirigente del Milan si è un pochino esposto, cioè ha detto un po' le cose come stanno, ha preteso anche un pochino di rispetto, perché quello che è successo a Empoli è veramente andato un po' oltre. È andato oltre sia a Empoli che in generale è andato oltre anche con le giustificazioni che sono state date, scusate, al mancato rosso, che Per me peggio onestamente... quelle della partita in sé di quello successo nella partita in sé. Dicevo la stessa cosa ieri al talk. Per me è peggio il voler ad ogni costo passare per quelli che hanno fatto bene senza mai dire signori, abbiamo preso una cantonata, abbiamo sbagliato. Quello per me è stato ancora peggio. No, ma assolutamente sì, cioè, per paradosso siamo passati ad avere Pairetto come terzo colpevole, che follia, visto che è lui che doveva dare il rosso diretto, però nelle scale di valori poi viene il VAR che ha avuto il tempo e ritempo e stratempo di vederla e parlarne, perché abbiamo visto che ne hanno pure parlato, e poi è andato di andare, eppure è inserata anche la giustificazione che onestamente è andata addirittura contro il regolamento, cioè. Quindi proprio la fantasia più spinta al potere, però va bene. Ha fatto bene Ibra a chiedere un po' di rispetto e soprattutto speriamo di ottenerlo, perché onestamente quello che si è visto domenica, anzi sabato, è stato un po' oltre. Perché va bene, un rigore in più, un rigore in meno nel campionato ci sta. Lì si è andati forse un po' troppo oltre e rischiava veramente di compromettere la partita. Detto questo, torniamo un attimo a Joao, che dovrebbe essere titolare. Il ballottaggio in realtà è proprio su di lui barra Leao con Terracciano, perché gli altri due sono sicuri del posto, cioè Jimenez E Pulisic. e Pulisic, sì, più Jimenez di Ebram infatti. Vediamo un po' cosa sarà dell'allenamento di quest'oggi, ma soprattutto cosa sarà del prossimo futuro. Io penso che se dovesse far bene, un modo per acchittare la situazione lo si trova, anche perché credo che lui sia stufo di andare in giro come un pacco postale. E due, Mendes magari ha voglia di, come detto, di chiudere un'operazione anche a livello economico e di far star fermo il ragazzo finalmente oltre i 6 mesi canonici che ogni tanto gli tocca fare. Quindi, però in realtà sta a chi questa cosa la può far avverare, cioè lui. Sì, ne avevamo già parlato delle strade possibili, Simo, Sì, per una sua permanenza, quindi andatevi a recuperare di qualche giorno fa quell'obbligo di riscatto, quando Simo non voleva rinunciare all'idea che obbligo di riscatto fosse finito. purtroppo. Sì, è così, quindi andatevelo a recuperare. Joao Felix, io dico sempre la stessa cosa, aspettiamo 4, 5, 6, 7 partite, perché ha sempre avuto questi inizi di avventure da innamoramento, bene o male. Poi le relazioni con le squadre sono sempre andate incalando proprio dopo qualche partita. E quindi Beh, speriamo d'altronde che... se no a 26 non era così. Cioè, Esatto, non era un pacco postale, come dicevamo sempre, e con l'ingaggio che aveva ai tempi, non quello che ha avuto al Chelsea ultimamente, e con il cartellino che è stato pagato dall'Atletico, probabilmente non sarebbe arrivato nel Milan di oggi. Quindi se è così è perché anche in lui e nella sua carriera qualcosa non è andato, ecco. Aspettiamo, speriamo, perché è un giocatore che già qualcosa ce l'ha fatta vedere. Simo, siamo arrivati in chiusura, programma di oggi, quindi allenamento alle 11, magari avrete visto questo video quando già si saranno allenati, ma allenamento alle 11 se non erro, poi poi pranzo, partenza e intorno alle 18, 18:15 se non ricordo male c'è la conferenza stampa a Rotterdam di appunto Conceição e Reinders. 2:15 se non ricordo male invece l'allenatore del Feyenoord.
Sì, quello che... Sì, quello che ci allenerà loro domani è stop. Quello che allenerà il Feyenoord domani. Lo ascolteremo perché sarà interessante capire cosa è successo in queste ore, in questi giorni. Sì, perché in Però, realtà hanno spazzato via tutto lo staff, quindi... qualcosa deve essere successo. Eh. Simone, direttore, Henry, grazie, ciao. Vado al caldo. Vai al caldo un pochino, vi saluto anch'io, vi ricordo gli appuntamenti di oggi, Lunch, Talk, tutti i nostri contenuti sui social che vedrete da Milanello, video, reel, TikTok, insomma qualsiasi tipo di contenuto, e poi domani è match day, è giorno partite, quindi ci ritroveremo con il post al termine di Feyenoord Milan. Grazie a tutti, ciao e a più tardi.